Cleopatra, regina d'Egitto di Arthur Weigel, pubblicato da Armachis Edizioni. Legge Rosanna Lia. Capitolo primo. Uno studio introduttivo del personaggio di Cleopatra. Per coloro che indagano a fondo sulla vita di Cleopatra, diventerà presto evidente che la considerazione generalmente accettata del suo personaggio è stata posta davanti al pubblico da coloro che si sono schierati contro di lei in merito alla disputa tra Antonio e Ottaviano. Durante gli ultimi anni della sua vita, la grande regina d'Egitto divenne la mortale nemica del primo imperatore romano e il ricordo della sua storica ostilità fu perpetuato dai sostenitori di ogni Cesare di quella dinastia. Quindi le convinzioni attuali riguardo alla nefasta influenza di Cleopatra su Giulio Cesare e Marco Antonio sono in sostanza il semplice eccesso dei suoi avversari. Né la storia ci ha conservato alcuna traccia della sua vita fissata da uno che era suo seguace nella grande lotta in cui si impegnò così coraggiosamente. È un fatto degno di nota, tuttavia, che lo scrittore più onesto della sua memoria, vale a dire l'inimitabile Plutarco, sembra avere ottenuto gran parte delle sue informazioni dal diario tenuto dal medico di Cleopatra, Olimpo. Non presumo in questo volume di offrire alcun tipo di scuse per la tanto malvagia regina, ma sarà il mio scopo descrivere gli eventi della sua vita travagliata in modo tale che i suoi 4 obiettivi, come li intendo, possano essere equiposti davanti al lettore. E non vi è dubbio che, se riuscirò a dare plausibilità alle speculazioni qui avanzate, le azioni di Cleopatra assumeranno, senza alcun particolare sostegno, un personaggio che, in ogni caso, non è più brutto di quello di ogni altro attore in questo strano dramma. L'ingiustizia, l'avversa parzialità dell'atteggiamento assunto dagli autori classici diventerà rapidamente evidente a tutti gli studiosi imparziali e un unico esempio di questa ambiguità di giudizio è tutto ciò che deve essere menzionato qui per illustrare la mia tesi. Mi riferisco all'intimità tra Cleopatra e Giulio Cesare. Secondo l'opinione accettata dagli storici, sia antichi che moderni, si suppone che il grande dittatore fosse stato traviato dalla voluttuosa egiziana e che fosse stato detenuto ad Alessandria contro il suo miglior giudizio dalle astuzie di questa sirena d'Oriente. In quel momento, tuttavia, come si vedrà a tempo debito, Cleopatra, la straniera per il quale il mezzo mattone romano non è mai mancato, era in realtà una ragazza nubile di circa 21 anni, contro il cui carattere morale non è possibile avanzare un briciolo di affidabili prove, mentre, d'altra parte, Cesare era un uomo anziano che aveva rovinato le mogli e le figlie di un numero incredibile di suoi amici e la cui reputazione per tali seduzioni era di un personaggio quasi malfidato. Come chiunque, quindi, che ha davanti a sé i fatti noti possa attribuire la colpa a Cleopatra, in questo caso deve diventare del tutto incomprensibile per qualsiasi studioso degli eventi di quel tempo. Non intendo rappresentare la regina d'Egitto come una tipa particolarmente esaltata, ma verrà fatto un tentativo di trattare giustamente con lei e dandole in occasione, come in un tribunale, il beneficio del dubbio. Sono sicuro che il lettore sarà in grado di vedere in lei un valido tipo di media femminilità. Né ho bisogno che io, così facendo, sia accusato di usare per suo conto il privilegio del biografo, che è quello di trovare delle scuse. Non esporrò semplicemente il caso di Cleopatra come sua difesa. Racconterò l'intera storia della sua vita come mi sembra, ammettendo sempre la possibile correttezza della stima del suo personaggio detenuta da altri storici, ma, allo stesso tempo, offrendo alla pubblica opinione una visione delle sue azioni che, se accettate, chiariranno la sua memoria di gran parte di quella sgradevole macchia che è stata a lungo fissata ad essa, e porranno la sua reputazione a un livello simile a quello di molti personaggi famosi del suo tempo, nessuno dei quali può essere definito completamente cattivo o del tutto buono.